Felicini, buon giorno! Ciao! Abbiamo parcheggiato vicino alle grotte, guardate che carine! E non c'è vento, non ci credo! Stranamente non c'è vento, non dobbiamo urlare, no, meno male. dobbiamo sgolarci e non devo far fatica a editare. Vediamo cosa c'è in questa grotta. C'è il babau. Sento gli uccellini, eh? Sì. Ovviamente qua c'è sempre la mano dell'essere umano. Mamma mia, ma fate proprio schifo veramente, guarda. Per forza che dopo mettono i divieti. È normale, perché ovunque va l'essere umano sporca, cioè non tutti, ovviamente non tutti, meno male. C'è ancora chi rispetta la natura e l'ambiente, però la maggior parte fa veramente schifio. Pattumiera svuotata negli appositi contenitori. Guardate un po' che carina la spiaggia, amici. Che bella sabbia che c'è. Ecco, proprio qua vicino al porto dove abbiamo parcheggiato, lì a 100 metri c'è la Spar. Nonostante siamo parcheggiati vicino al porto, caspita, non c'è stato un rumore stanotte. Zero, hanno iniziato ad andare avanti e indietro intorno alle 7, vabbè, non era accettabile. Però tranquilli. Allora, amici, questo cappello lo vedrete ancora un po', perché il mio cappello da Jamie Sommers l'ho perso. Non chiedetemi come. Stavamo tornando dalla passeggiata con i ragazzi di Alessandro e Martina. Alessandro e Martina. E niente, a un certo punto arrivo in camper e dico: ma il mio cappello dov'è? Evidentemente quando mi sono tolta la felpa, perché faceva caldo, poi freddo, poi caldo, poi freddo, mi è volato via e chi si è accorto? Aveva 15 anni quel cappello, l'avevamo comprato in Toscana, era anche un ricordo. Amici, Peccato. una cosa, nei conti che abbiamo fatto tutti i mesi della vita in camper non ho calcolato i danni che fa la Sara, quindi ci aggiungiamo circa un 70-80 euro i danni che fa la Sara. Sì. Ah no, ma lo sanno della piastra, gliel'ho già Sì, detto. ho rotto la piastra. Nel budget mensile non è calcolato Sì, quello. non c'è calcolato quello, quindi aggiungiamo 70 euro, arriviamo a 700 più o meno. Sì. Vabbè dai, in questo 720. viaggio ho perso solo una sciarpa, un cappello, e non ho perso niente in vita mia. Sciarpa, cappello e poi ho rotto la piastra. Rompere sì, ogni tanto rompo qualcosa, cavolo. È che visto dall'esterno, cioè fa anche ridere, no? È vero, fa anche ridere a me. Però caspita, quando no, mi gira le balle anche a me, amore, quando non è che- succede spesso, fa ridere e non fa ridere. Sì. Insomma, Mi gira le perché balle anche a me. però amore, Sono un po' maldestra adesso. vabbè, Però a livello di perdere qualcosa non è che no, perdoni, te lo perdo qualcosa, è raro. se la canta se la suona da sola, dai. Ciao amici, siamo arrivati alla playa. Allora ragazzi, abbiamo prenotato la nave stamattina, abbiamo trovato un prezzaccio proprio dell'ultimo momento perché mancano 4 giorni alla partenza, quindi mi ha aspettato fino all'ultimo. Cosa c'era? Come si chiamava? Lo Spring Day, quindi per questo Spring Day che hanno reputato essere oggi c'era uno sconto abbastanza consistente, in più noi avevamo lo sconto del 20% che ci ha concesso Grimaldi tramite una mail dopo la nostra segnalazione di tutto quello che avevamo trovato all'andata. Di conseguenza abbiamo approfittato, abbiamo preso la Suite Junior. E quindi? Vedremo come abbiamo speso meno rispetto all'andata. Facendo anche la situazione del camper. Esatto, facendo anche l'assicurazione in più del camper questa volta. Quindi abbiamo speso meno dell'andata perché abbiamo applicato questo Hola, sconto. buon dia. Abbiamo approfittato, buon dia. Nulla, quindi abbiamo anche il biglietto di ritorno della suite che poi vedrete naturalmente. Perché mi guardate così felicini? Avete qualcosa contro di me?
con questo sguardo minaccioso. Ci siamo appena fatti la doccia. Che lo sono? Sono le 5 E quasi 6. Sì, quasi le 6. E stiamo scendendo a fare un bel girettino. Guarda un po' la playa che c'è qua. Ci sono tanti ragazzi che giocano. Come giusto che siano, le strutture le utilizzano. Ah, mi spettacolo, tanta roba. Tante volte arrivi nei posti perché dalle altre parti non trovi parcheggio e quindi ci arrivi per caso. Ci arrivi per caso, ma ti sorprendono, perché comunque non perché ci sia qualcosa di così meraviglioso. O magari anche in alcuni posti l'abbiamo anche trovato qualcosa di così meraviglioso. Tipo in questo caso la tranquillità e l'energia di questo posto è bellissima. No, che cosa dici? Sì, davvero ci sta piacendo. Dobbiamo passare dall'altra parte della città, ma c'è la ferrovia di mezzo e il passaggio a livello per i pedoni a quanto sembra non si può usare, perché Google ci ha mandato qua, però sappiamo bene che le pazzie di Google sono queste altre. Il passaggio a livello per i pedoni non esiste, no? Però è profumato, passaggio a livello per i pedoni. Vediamo la luce in fondo al tunnel. È bello per quello, perché dice tante stronzate. Sì, stronzate, castronettie, dai. Cose divertenti. Devi passare per forza dalla ferrovia. Quello che ti ho detto prima, ma io Non l'avevo capita, Ah, mi sa di sì, hai ragione. Attraversata la ferrovia, sempre dritti di qua. stiamo cercando un negozio. Sai che sento un odore di seggiolini delle giostre degli autoscontri? Che cavolo di odore sarebbe? Non lo so, è un odore strano. Odore di seggiolini di giostre. Vabbè. Secondo me ti sei fatto un po' fuorviare. Secondo me si è fatto un po' fuorviare dai cartelloni di pubblicità delle giostre che ci sono appesi qui sugli alberi. No, neanche visto, sinceramente. Davvero? Ho sentito solamente l'odore che mi ricorda un po' le giostre, le catanelle, i sedili dove ci sedevamo sulle giostre. Allora amici, quando passate la ferrovia arrivate al centro. Le prime due vie che trovate, le prime due parallele, sono veramente squallide. Un po' degradate. Un po' degradate, ecco. Salendo c'è una traversa che praticamente c'è tutto il centro, ci sono tutti i negozi ed è carino, dai, ci sono tantissimi negozi, c'è di tutto praticamente. Non l'abbiamo filmato perché non pagava molto l'occhio, nel senso è inutile comunque filmare. Sì, non era niente di nuovo, no, ecco, noi cercavamo l'erboristeria, l'abbiamo trovata, basta. Ve lo diciamo giusto per informazione, se siete qua vicino al porto che vi serve qualcosa, almeno lo sapete. Sì, il centro è anche carino, però sì. niente di che, ma carino, dai. Amici, abbiamo appena finito di fare la lavanderia, sono le 7 quasi, siamo rientrati in camper. Guarda l'orologio che non ha. Più o meno. Che ne sono, scusa? 7,5. Sì, 7,5, ok. E... Controllo dal mio. 7,7 per ok, sincronizziamo gli orologi. Adesso andiamo a vedere il faro, quindi ci facciamo una bella passeggiatina di 1,5 km, neanche tanto. Andiamo a vedere il faro. Il faro di Torre d'Embarra. Se l'ha appena messa la felpa, Nuotare. Nuotare. La tieni? Ok, ho deciso di tenerla. Adesso tra un minuto dici che la togli. Vabbè, tanto. Ma te cosa ti cambia? Niente. Dai che su. Tutto quello che è in salita poi diventa discesa, lo sai. Hai ragione, ottima deduzione. Io con le ciabatte a fare sto percorso non è che sia il massimo, anche te. No, io almeno ce le ho chiuse, amore. Almeno tu ce l'hai chiuse, esatto. Io ce l'ho aperte. Che belli i fiori del fichi d'India, com'è grande. Almeno penso che sia un fico d'India, no? Sì, sicuramente. Le pale sono del fico d'India. Le pale? Eh sì, si chiamano pale. No, si chiamano pale le foglie del fico d'India. Non lo sapevi? Non lo sapevo.
Ho imparato qualcosa di nuovo. Il Camí de Ronda di Torredembarra è un percorso costiero panoramico lungo la Costa Dorada in Catalogna. Offre viste spettacolari sul Mar Mediterraneo e attraversa paesaggi naturali come spiagge, scogliere e aree protette. Il sentiero è ben segnalato e adatto ai camminatori di vari livelli, con sezioni di diversa lunghezza. Lungo il percorso si possono visitare attrazioni come la Playa del Cañadell e il faro di Torredembarra, dove siamo diretti noi ora. Eccolo il faro che spunta, vedi? Vedi che siamo sulla direzione giusta? Dai, il faro. Cosa, amore? Che acqua c'è? Questo faro è uno dei più moderni della Spagna, essendo stato inaugurato nel 2000, divenendo un punto di riferimento architettonico e un'attrazione turistica della zona. Pensate di tornare indietro nel tempo e percorrere questi sentieri che storicamente servivano a collegare le diverse località costiere e a sorvegliare la costa contro i pirati e altre minacce. Il faro è costruito in calcestruzzo bianco e ha una forma cilindrica con una lanterna rotonda. È alto 38 metri e la sua luce può essere vista a una distanza di 37 km circa. È possibile visitare il faro in determinati periodi dell'anno e spesso vengono organizzate visite guidate che permettono ai turisti di salire fino in cima per ammirare la meravigliosa vista. Ora noi torniamo indietro, infatti quello che abbiamo percorso è il Camí de Ronda. Se si vuole proseguire fino alla fine sempre del Camí de Ronda, ci sono vari percorsi da fare. Che facciamo? Torniamo indietro perché brontola lo stomachino? Però tornare indietro la facciamo sporca, andiamo per la strada normale, perché Marco su queste ciabatte tattiche. Non è per me, è per lei. Io vado in giro a piedi nudi. Lo so, sono io Chi che mi mi conosce lo sa. A dopo. Ciao. Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci, iscriviti al canale e metti un like.